Devo farmi le sopracciglia perché non le ho più. Un giorno con Yuriko. Che cosa fa Yuriko quando ha del tempo libero? Non ho mai del tempo libero praticamente. Però tipo oggi non lavoro e quindi ne ho approfittato per andare dal parrucchiere, per farmi le ciglia e per andare a ritirare la parrucca di Violet Evergarden. Sì, insomma, un sacco di cose. In più sto editando un video che sto cercando qualcuno per mettere i sottotitoli da giapponese a italiano, da giapponese a inglese, perché io sono l'unica pia che conosce il giapponese e non ho tempo di tradurre tutto quello che dico. Poi arrivano i messaggi dal mio nuovo amoroso. Bene, oggi verrete con me a fare cose. E sono in ritardo, cazzo! Guardate come divento più decente. Ecco come sono usciti. Ok, sono un mix tra un rosso e un biondo. Ah, ok. E adesso diventeranno lunghi. Non so se mi attira la biancheria o mi attira la mega figure di Fujiko. Oh mio Dio, regalatemela! Ebbene, tra le vie di Shibuya ho appena finito di farmi 6 ore dalla mia parrucchiera. Guardate come sono belli i miei capelli. Potrei farlo anche io il cosplay di Furishiko. Al naturale. Mi mancano le tette. Vabbè, comunque, su Ko-Fi, su Patreon diamo a Yuriko una chirurgia plastica. No dai, scherzo. Si può dire che i miei capelli corti sono durati la bellezza di un mese. È tanto già. No, forse dai 2. E niente, sono davanti a una bellissima macchinetta di Pikachu. Cioè, con le lattine di Pikachu anche. Guarda come sono carine. Oh mio Dio. Dire che vorrei tutto il negozio è molto poco, ma va bene. E costa anche 800 yen. Porca vacca la faccia se costa. Nella speranza che prenda fuoco vi faccio vedere la bellissima Shibuya di notte. Adesso dovete dire che copio Seba. Anch'io. Ed è bellissima! C'è un sacco di gente perché ci sono le vacanze primaverili e tutti vanno a vedere i ciliegi. E io sono l'unica stronza via che non è ancora andata a vederli. Benissimo. Ma forse domani ci andrò. E nel special abbiamo la nostra bellissima card di Super Mario. Solo lui? E il gruppo dov'è? Si sarà perso. E se ve lo state chiedendo, sì, la mia, non città, il mio quartiere preferito di Tokyo è proprio qua a Shibuya, perché mi ricorda tantissimo Supergirl. So di essere una bambina pink inside, ma è davvero bello. E una volta compravo tantissimo dal mitico 109, ma adesso sono diventata porraccia, quindi non ci compro più. No, in realtà è che ho stili un pochino più semplici. Alias in realtà non me ne frega più un cazzo di come vesto, ma ok. Ho una faccia da criceto io oggi, mannaggia. Che bello, cammino per strada, quanta gente, quanta gente. Sono alle 9, perché la gente non va a dormire. Parlo io. Non ho pranzato, ho fame, quindi andrò a prendermi un caffè, un qualcosa da Segafredo, perché vado sempre lì. E poi shopping, a vederlo, è bello guardare il shopping con gli occhi. Lo sapete perché si chiama il 109? Perché apre alle 10 e chiude alle 9? No, non lo so se si chiama davvero così, ma io dico che è così. E prima di partire per il meraviglioso Canada devo anche fare un sacco di shopping per alcuni miei amici. Sì, perché sto provando a crearmi degli amici. E ci sto parlando inglese, ragazzi. Sembra una cosa futuristica. Sto imparando inglese da tipo 2 o 3 settimane. The kettle's in the table, la besta frase che mi ricordo da quando ero bambina. Però va bene. In realtà volevo fare un video guida, come quello che avevo fatto a Kebuguro, ma non avevo troppe palle. Non c'avevo cazzi. Quindi ho detto vabbè, pazienza, sì, un video a caso. Tanto me lo chiedete sempre, un video a caso. Allora, come vanno le cose in Giappone ultimamente? Bene, non sono mai in Giappone praticamente. E poi verrò in Italia, sarò al Napoli Comic Con e al Milano Comics and Games tutti i giorni, quindi non dimenticate di venirmi a trovare. Ci saranno conferenze, ci saranno performance, c'è il mio stand con i miei gadget, potete darmi abbracci, bacini, regalini e tutto quello che volete. Vi aspetto lì. Ah, questo sì che goduria, facciamo pubblicità, la pubblicità buona. Ok, e mentre aspetto il mio bellissimo risotto
risotto vi parlo un po' di come vanno le cose ultimamente. Allora, le cose ultimamente vanno molto meglio perché ho iniziato un pochino ad apprezzarmi di più. Sì, quella cosa chiamata autostima che continuava a perdere e si continuava a nascondere da qualche parte, ho detto ehi no stronza, adesso vieni qua e resti un attimo con me. È arrivato il mio risotto. Quanto bello il risotto. E nel mentre io mangerò questo bellissimo risotto vi racconterò. Posso dire che ultimamente mi sto impegnando ad andare in palestra, anche se ho appena mangiato un bellissimo risotto molto probabilmente riscaldato, ma era buonissimo. Però ci sto provando, ve lo giuro, sto facendo quegli addominali che tanto la pancia non mi essere venuta. Ma spero che quella pancia si toglierà e diventeranno dei meravigliosi muscoli come Mikasa di Shigeki no Kyojin. Ormai sono in grande. Ultimamente sento un po' di rumori sul web perché qualcuno ha notato che mi sto iniziando a muovere all'estero, qualcuno ha notato che sto facendo delle foto leggermente, ragazzi, leggermente più sexy di quelle che facevo invece una volta. E quindi c'è stato anche chi ovviamente mi ha mandato, diciamo, dei messaggi, dei commenti poco carini sia su YouTube che su Facebook dicendo io ti stimavo ma ormai mi sei caduta in basso perché ti spendi. Io ho detto, allora c'è una cosa chiamata crescita, nel senso che ovviamente uno cresce. In questo ultimo periodo ho iniziato a piacermi di più, ok, cioè rimango sempre un bellissimo criceto, però ecco siamo passati da un criceto ad essere un bellissimo criceto, è già un passo avanti per la mia grande autocritica. Fatto sta che comunque mi piace provare più stili, mi sento più sicura di me e quindi ho iniziato anche a provare a leggermente essere proprio un filino osè, sempre nel tratto cosplay, sempre che ci deve centrare, perché avete mai visto la mia foto sexy da Biancaneve? No. Avete visto una foto invece leggermente sexy da Harley Quinn? Sì, perché ci sta, è un po' fan service, anche 02. Devo dire che il cosplay mi sta di nuovo mettendo in gioco, perché grazie al cosplay adesso mi sto di nuovo rimettendo in gioco sia in forma fisica che a fare personaggi che non ero abituata a fare, e quindi mi sta sempre piacendo. E secondo me, adesso io verrò linciata per questo, ma secondo me bisognerebbe imparare che nel cosplay ci sono diverse categorie e tutti si divertono in modo diverso. Ovviamente anche a me posso dire magari preferisco una cosplayer, vi faccio tipo dei nomi tipo Alison, che è davvero bravissima, è bellissima cavolo, ed è perfetta, non ha bisogno di, non diciamo scostumarsi o che ne abbia bisogno, però è perfetta così com'è, forse non ce la vedrei nemmeno. E invece poi ci sono altre persone come Jessica Nigri che fanno determinati personaggi e li mettono in chiave sexy, però dovete anche capire che c'è anche a chi piace fare queste cose. Io magari non lo comprendo, però a loro piace, bisognerebbe appunto capire che ognuno ha il suo modo di fare. E ultimamente appunto c'è Patreon, c'è Ko-Fi, cioè una volta era quasi impossibile monetizzare col cosplay o facendo live, però io non penso sia sbagliato, poi ovviamente ognuno ha il suo modo di fare, però anche io che ultimamente ho aperto Patreon mi sta davvero aiutando tantissimo a continuare la mia passione per il cosplay, perché tanti non hanno ancora capito che il mio lavoro non è fare la cosplayer, io sono targata un talent e cosplayer, è proprio un E a parte, e ci ho messo tanti anni ragazzi, ma proprio tanti, e purtroppo non esco né così le tette né con i followers, perché so poraccia che appunto non mi è niente, i follower rimangono sempre quelli. Però un giorno appunto spero di farli crescere di più. Io so che c'è a chi può dar fastidio, però prendi e lascia vivere. Anche io me la prendevo molto prima e devo dire che tuttora se uno mi offende mi incazzano un poco, faccio tipo Paperino all'inizio, però alla fine perché tutto sto stress? Niente, anche se una ragazza tipo guadagna più di voi, non è che voi vi impoverite, non ve ne deve fregare niente di quello che guadagna una persona, perché ci sono tanti metodi di guadagno. E uno dice ah ma tu hai lo stipendio su Patreon. Ragazzi, guarda che fare cosplay in Giappone non è uno scherzo, cerchiamo anche di essere professionali. Se io non chiedo tutti i favori, ci sono cioè, comunque bisogna pagarle certe cose. È vero che alcune cose sono sponsorizzate, ma tante cose invece no, quindi impariamo anche a dare crediti rispetto agli altri. E recentemente qualcuno ha notato dalla mia ultima live che c'è qualcosa di amoroso. Oh là là. Ebbene sì, oh mio Dio, me l'ha detto uno scopo. No, non vi dico ancora niente, non sono fidanzata, non ancora, ma sì, ci sta, sì, potrebbe essere qualcosa. Cioè, oh mio Dio, oh, il mio cuore può battere. Cazzo, non lo sapevo, avevo perso le speranze. E invece sì. E vabbè, fatto sta che quindi sono anche, mi sento molto meglio perché finalmente forse ho trovato una persona. No vabbè, adesso i fan faranno puff, ma tranquilli, vi voglio bene lo stesso. Ma a parte
parte questo, ultimamente ragazzi io ho cambiato i miei piani, la mia vita in un solo cazzo di mese. Vorrei farci un libro su questa cosa, come essere bipolari. Ma vabbè, prima mi sottovalutavo spesso, ero molto autocritica, lo sono tuttora però un po' meno. Proprio mi sottovalutavo, dicevo no vabbè io non valgo abbastanza. E poi un giorno ho portato il mio curriculum, che sono 3 pagine e sono ancora dimezzate perché non li abbiamo scritti tutti i lavori che ho fatto, a un'agenzia, un'altra agenzia per un provino. Questa qua è rimasta a bocca aperta perché alla fine ho pensato no non è vero, semplicemente la gente non sa quanto è difficile vivere in Giappone, oppure guadagnare solo facendo il talent, facendo solo questa vita, quanto è difficile stare in un loro campo totalmente giapponese, essere straniera eppure donna. No ragazzi davvero non ce l'avete idea, perché a volte vomiterei l'anima, l'acido su tutti e poi tipo calma zen, no non bisogna odiare i giapponesi, cerca di comprenderli, mannaggia la puttana. Ma ok, momento zen che ci sono, e cerco appunto di vivere in pace perché alla fine amo quello che faccio e quindi va bene, cioè alla fine va bene, ma sempre tutto bene. Va tutto bene perché ho iniziato ad essere anche più positiva. Una volta non vedevo dei risultati e mi incazzavo tantissimo perché dicevo a me nessuno dà delle chance, per questo anche magari mi incazzo con chi mi chiede magari favori eccetera, però forse perché non siamo pronti per quelle chance. Cioè uno bisogna dare dei risultati per poi ricevere una possibilità, e ci sono tante cose, io credo un sacco nel destino e tutte queste minchiate qua, anche l'astrologia, però penso che ci siano stati tanti messaggi che mi hanno fatto capire che io dovevo iniziare a cambiare strada. E ultimamente un messaggio molto chiaro mi ha detto prova all'estero, e io non ho mai osato, letteralmente io non ho mai osato a provare ad andare all'estero perché dicevo no io non so nessuno, e no ma io che ce faccio, ma io non so l'inglese, ma vive in Giappone, sto cazzo. E ho iniziato a pensare che tutto potrebbe essere un point, come appunto vivere in Giappone e non sapere l'inglese. Beh, parlo fluentemente giapponese, roba da niente, però sì ok, allora mettiamoci a studiare questo inglese, anche se maccheronico ai primi tempi, va bene, non valgo niente. No, non è vero, perché io sono qua, sono sicura che valgo qualcosa, io ho fatto tanto e voglio credere in me stessa come la maggior parte che crede in me. Tu non ci credi, va bene, credi in Naruto, non me ne frega una sega, perché amo quello che faccio e sono convinta che nel mio piccolo riesca a fare qualcosa di davvero grande, e vedere tante persone che sono molto determinate vedendo quello che faccio io per magari cose loro, non devo per forza diventare un talent, un idol o tipo un medico, mi chiamano persone che vogliono diventare militari, una cosa simile, è bellissimo. E questo secondo me è il potere dell'essere famosi, oppure non so, dell'essere un personaggio pubblico. Ricordatevi che c'è sempre una persona, quindi se mi offendete mi incazzo, però ricordate che c'è sempre una persona dietro lo schermo. Però ho iniziato a capire qual è il bello di questo lavoro e quindi la sto pensando più positivamente. Pensandola più positivamente arrivano tante cose, sono meno drammatica e più ampia. Ho deciso di togliermi dei limiti, di provare ogni mese una cosa nuova, e quindi questo è il mio ultimo consiglio. Io spero che non ve la prendete se ultimamente sto cambiando target, se mi sto vestendo normale, oppure sto facendo qualche foto SEO, oppure oh mio Dio forse ho trovato Yuriko il ragazzo. Mio Dio no, perché Yuriko non è mai cambiato, tutto quello che ho fatto adesso non è mai cambiato. È normale che le persone crescono, a volte provano qualcosa di nuovo, mettetemelo in testa. Se non ti piace cambia pagina, se invece ti può dare qualcosa provaci anche tu. Ebbene, per questo oggi è tutto, grazie per avermi seguito, bip bip anche a te, e spero si sia sentito un qualsiasi cosa di questo video, e amo i miei nuovi capelli lunghissimi, vi abbraccio tantissimo, spero di rivedervi presto. Commentate se vi piace, condividiamo i cavoli di Yuriko sul web, i gossip, oh mio Dio non vedo l'ora di vedere così tanti flame su di me. Madonna, l'acido al mattino, un bello yogurt scaduto, una camomilla. Va bene, ci vediamo tutti, ciao ragazzi, ciao tigrotti.